Pensi anche tu che stare bene significhi alla fine non avere pensieri, non avere nessun tipo di disturbo né fisico né emotivo? Essere quindi in una fase di equilibrio? In realtà però sarebbe più corretto considerare l'equilibrio non tanto come un evento statico, ma come una fase dinamica che nasce dall'interazione di più fattori che devono trovare una relazione tra di loro e in questa relazione si combinano in quello che noi percepiamo come un equilibrio, che per definizione però è instabile. Se noi quindi cambiassimo il nostro concetto di equilibrio da un qualcosa di stabile a instabile, probabilmente dovremmo anche cambiare il nostro approccio al disagio e al benessere. In che modo? Ciao, sono Sara. Dal 2008 aiuto le persone che vogliono ritrovare salute e benessere, seguendole con metodi naturali come lo shiatsu, la bioenergetica e una forma di cosmetica naturale che non è solo bellezza ma è anche e soprattutto salute. Esiste una capacità autocurativa in noi che lo shiatsu è in grado di stimolare. Il nostro corpo infatti sa come ribilanciarsi e quel disagio fisico e emotivo che sentiamo, per la medicina tradizionale cinese che sta alla base dello shiatsu, è da intendersi come un tentativo di ribilanciamento. Nell'antica Cina, infatti, il medico aveva il compito importantissimo di mantenere la persona in salute e veniva pagato per questo. Quando malauguratamente la persona si ammalava, il medico non veniva più pagato per ristabilire lo stato di salute, perché questo incidente veniva considerato un po' come un fallimento del suo ruolo di curatore. Quindi è proprio il concetto di malattia che cambia nell'antica Cina rispetto alla medicina attuale, ma penso che si possa imparare molto da questi concetti antichi. Si può imparare ad esempio a relazionarsi in un modo diverso con il disagio, non più come qualcosa che deve per forza essere rimesso a posto, come qualcosa che non funziona di noi, ma al contrario come qualcosa che veramente sta facendo il suo corso per trovare un nuovo equilibrio, per cercare di ribilanciarsi. Ecco come quindi sia importante imparare a essere nel malessere, perché anche il malessere parla, ha una voce. Ma come possiamo fare per entrare in relazione con il nostro disagio? Puoi chiederti se è successo qualcosa di concomitante nelle tue giornate precedenti al sintomo. Puoi chiederti ad esempio anche che cosa hai pensato, che cosa sta girando nella tua mente negli ultimi giorni e che sentimenti stai provando negli ultimi giorni, che sentimenti stai coltivando. Quindi vedi, mettiamo l'attenzione sull'aspetto fisico, ma anche sui pensieri con cui hai nutrito la tua vita e sulle emozioni che sono sempre relazionate ai pensieri e con cui spesso ti nutri in modo errato. È un processo molto difficile questo, sembrano delle domande banali, ma in realtà fare questo tipo di procedimento richiede pazienza e richiede soprattutto molta onestà, perché tu devi imparare a entrare in relazione con il disagio e a risponderti in modo sincero, senza cercare alibi, senza scuse. Una volta che hai trovato e sei diventato più bravo a risponderti in modo onesto, potrai anche trovare delle piccole soluzioni. Questo non significa cambiare la tua vita, significa anche spesso agire con un piccolo passo che può essere davvero scendere dal letto la mattina con il piede sinistro invece del solito piede destro, cioè abituare la mente a tracciare nuovi percorsi neuronali, nuove abitudini, nuovi pensieri e sentimenti che nel tempo creeranno anche un nuovo modo di agire. Ci potrà sicuramente essere il periodo della tua vita in cui tutto questo ti sembrerà troppo difficile da attuare, perché la tua energia è congesta e perché effettivamente da solo non ce la puoi fare. È quello il momento in cui è il caso di chiedere aiuto a qualche specialista. Sai che puoi prenotare la tua seduta di shiatsu pulizia energetica e iniziare un percorso assieme a me.